Eh sì, se vuoi si può guadagnare anche vendendo modellismo. Vuoi scoprire come? Seguimi un attimino. Come voi sapete, io non sopporto le scrivanie, per cui questo discorso di business lo faremo all'aria aperta, perché io amo l'aria aperta. Vi ricordo che non sono un consigliere finanziario, per cui state attenti a ciò che fate. Io vi posso dare qualche mio consiglio o qualcosa che comunque io ho fatto nel tempo, e prendete tutto con le pinze. Ok ragazzi, iniziamo. Adesso sedetevi e ascoltate. Primo modo per guadagnare online nel 2025, ormai il 2024 è passato, è il più facile. Io ho un oggetto, prendo, lo metto nei vari social e lo rivendo. Facilissimo. Bravo Piero, hai scoperto l'acqua calda? No, va bene, lo fanno tutti. Ma c'è un secondo metodo molto interessante che vi prenderà un po' di tempo e qualche soldino per investimento. Per cui usiamo il primo metodo che vi ho detto, di venderci qualcosa di usato che abbiamo, per incrementare il nostro salvadanaio, perché poi con quei soldini dovremmo acquistare qualcosa che noi non sappiamo quando e come venderemo. Per cui primo metodo da utilizzare per aumentare il nostro salvadanaio. Il metodo che voglio spiegare è abbastanza facile, molti di voi lo sapranno, si potrà fare, ma la prima fase è fatta solo per passare a un secondo livello. Seguitemi la prima fase e vi capite il perché dovete fare questo step per poi passare al secondo. Ma non solo con il modellismo, con tutto, ok? Seguitemi un attimino e state molto attenti. Come prima fase dobbiamo cercare comunque l'articolo che ci interessa. Adesso ipotizziamo per acquistare un mezzo di modellismo. Siamo su questo canale e iniziamo con un mezzo di modellismo. Iniziamo con un mezzo del genere, perché? Perché è un mezzo che costa poco, il nostro budget è limitato, per cui andremo a cercare prima in Italia quanto costa o comunque in Europa il suo prezzo, poi andremo a spulciare dentro varie piattaforme. Queste piattaforme sono naturalmente AliExpress, Temu e Banggood, e magari anche Alibaba, ci può stare qualche cosa. Per cui andiamo su queste piattaforme a cercare quel mezzo. Ho messo quello perché è il meno costoso, ok? Cerchiamo quel mezzo e vediamo la differenza che abbiamo con l'Italia o comunque i negozi in Europa. Una cosa sicura è che il mezzo acquistato in queste piattaforme costerà sempre meno che l'Italia. Il trucchetto è questo: non fermatevi al primo negozio che voi trovate, che sia AliExpress, sia Alibaba. Al suo interno sono tantissimi negozi che vendono come se fosse un Amazon, ok? Spulciate i vari negozi dove trovate la spedizione gratuita. Occhio, guardate anche il tempo in cui, cioè quanto ci mette ad arrivarvi il mezzo. State attenti a questo. Dopo che avete la spedizione gratuita, AliExpress e Temu, Alibaba più o meno lo conosco, e anche Banggood usano un certo trucchetto. Che trucchetto usano? I vostri punti e i vari sconti che si possono ottenere con questi punti. Per cui ragioniamo: se io ho un oggetto che in Italia o in Europa ci costa 100 euro spedito a casa, noi da AliExpress o Temu o chi per esso, chiamiamolo dalla piattaforma, dobbiamo trovare questo oggetto che ci arriva in un tempo accettabile, il prezzo sia inferiore a quello che abbiamo comunque qui in zona e dei negozianti, e che con gli sconti riusciamo ad avere ancora il prezzo più basso. Di qua, vi faccio un esempio. Tempo fa cercai un mezzo che era appena uscito e si trovava solo in Cina e in India. Ho spulciato il tutto per giorni, ok? Il mezzo al tempo costava, dicevano i negozianti, 200 e passa euro. Comunque, io ce l'ho fatta ad acquistare questo mezzo appena uscito, solo per fare una recensione, al prezzo di 70 euro. Se voi andate adesso a cercarlo su queste piattaforme, il prezzo è di 120 euro. Per cui io avevo già guadagnato al tempo, risparmiato circa 50 euro sulla piattaforma. Quando è arrivato in Italia, quel mezzo ci costa 150 euro. Per cui ragazzi, se io l'avessi venduto anche al sottoprezzo della piattaforma in Italia, avrei comunque guadagnato 30 euro, ok? Sul prezzo di 120, ma invece ne avrei guadagnate 80 sul prezzo del negoziante. Per cui ragazzi, questo è il piccolo trucco: spulciatevi queste varie piattaforme, giocate ad avere sconti
e cercate di approfittare del momento giusto. Soprattutto su Banggood il prezzo cambia di giorno in giorno. Molte volte avete un esempio che posso fare. Queste biciclette elettriche, ragazzi, acquistata a un certo prezzo su Banggood, il giorno dopo l'avrei trovata a 250 euro in meno. Per cui fatevi il conto, se avessi voluto vendere un mezzo del genere avrei ricavato veramente un sacco di soldi. Noi in questo caso, in questa vendita, sfrutteremo e giocheremo su quelle persone che hanno bisogno urgentemente del pezzo, perché bene o male tutti potrebbero andare lì, però c'è sempre quello che è abituato ad Amazon e abituato ad altri siti, ha l'oggetto in 2-3 giorni lavorativi, per cui noi potremmo avere questo vantaggio, avendo il mezzo a casa, di consegnarlo in 2-3 giorni lavorativi. Naturalmente voi dovete sempre fare il conto di avere il prezzo, la spedizione, tutto compreso, mai indicare prezzo spedizione diversamente, ok? Per cui il nostro range di utente è il range di utente che ha fretta, perché purtroppo, come sappiamo, dai negozianti cinesi i pezzi arrivano tra 15, 20 e un mese. Io ho anche sperato 2 mesi per avere un mezzo. Dopo di questo step che avete fatto su AliExpress, naturalmente potrete contattare o verrete contattati da qualche negoziante che potrebbe vedere che i vostri acquisti sono comunque continui e avere un'interazione o una collaborazione con un negoziante del genere e poter avere ancora maggiori sconti, ancora buoni sconti e naturalmente con il ricavo, non esagerate mai con il ricavo, dovete sempre fare il paragone con il negoziante italiano Amazon o il negoziante europeo. Stare leggermente più bassi e consegnare, avere una garanzia di velocità. Ecco, questo è il nostro interesse per dare un buon prodotto al cliente, testatelo sempre prima, darglielo veloce e farlo contento. Se noi riusciamo tornando agli step precedenti, vendere i nostri articoli per creare un salvadanaio, spulciare le piattaforme per avere un prezzo migliore in Italia, avere una consegna veloce e avere i nostri clienti felici. È un lavoraccio perché comunque queste piattaforme hanno tantissimi mezzi, tantissimi negozi che fanno vari prezzi. Veramente è un lavoraccio. Io l'ho fatto un paio di volte, adesso mi sono un po' fermato, non perché non si guadagna, ma perché dedicarsi lì e dedicarsi veramente, veramente bene. E dedicandovi bene a questo, diciamo, questa rivendita di questi articoli, potete tranquillamente acquistarvi un nuovo mezzo, potete tranquillamente farvi soldini per le vostre fine settimana. Naturalmente sappiate che è tutto messo in proporzione a ciò che vendete, comunque l'investimento è proporzionale al guadagno. È normale che se io spendo 80 guadagno 20, non posso spendere 80 guadagnare 80, ragazzi, dobbiamo essere avere un po' di cognizione del caso, per cui dovete stare molto attenti a cosa fate e testare, provare, magari comprarlo per voi e vedere se qualche vostro amico lo vuole rivendere, lo vuole perché gli piace, via dicendo. Io ho fatto così, ma prima di tutto avevo mezzi usati, li avevo presi e rivenuti per usato, fatto un po' di budget, comprato pezzi per me e i mezzi che avevo preso per fare solamente la recensione li ho rivenduti pari o qualche euro in più, perché ci sta a guadagnarci, ragazzi. Ci ho speso tempo e varie cose, per cui non posso diciamo stare sotto il prezzo, ma almeno andare alla pari, perché il punto principale è non perderci mai. Se vado alla pari sono felice, se si guadagno sono felicissimo. Oggi ho voluto fare questa piccola rubrica giusto per darvi un po' un aiuto per poter sia procedere con questo hobby con qualche metodo sempre migliore, sia anche per avere qualche soldino in più magari nella mensilità, ok? Giusto per avere quei 20 euro in più, 30 euro in più, fa sempre comodo, ragazzi. Questo è molto importante. Naturalmente vi ricordo, prendete sempre tutte le cose con le pinze, perché questo è una cosa molto importante. Non buttatevi perché io lo faccio, lo fa il Piero, lo dovete farlo anche voi. Prendete il mio ragionamento, vedete se vi può interessare e via dicendo. Si può anche solo fare per guadagnare, per comprare un mezzo migliore. Parto da 80, piano piano vado a salire fino ad arrivare il mezzo che voglio. Anche quello è sempre una sorta di guadagno, però mi serve per una mia cosa personale. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, spero che questo video possa servirvi per continuare il modellismo e magari migliorare i vostri mezzi o avere qualcosa che al tempo non pensavate di avere.
Detto questo ragazzi, buona giornata, ciao a tutti.